L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Cari abbonati, è grazie a voi se Radio Rossonera è diventata la prima community in Italia dedicata al Milan. Per questo siamo noi ora a voler fare qualcosa di speciale per voi. Non si tratta di un concorso, ma di un regalo. Una crociera rossonera per rivivere le finali più iconiche, le tappe storiche e i momenti indimenticabili che hanno fatto grande il nostro Milan. Come fare per poter provare ad avere questo regalo? Abbonarsi al nostro canale YouTube, seguirci su Instagram e taggare una persona con cui vorresti andare nel post dedicato. Quindi prepara le valigie, il viaggio sta per iniziare. Ma buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in diretta sul nostro canale YouTube. Siamo qui con Chiama Milan da capolisti. Sì, da soli. O anzi capilista, come sarebbe più corretto in italiano. Un saluto da parte di Enrico Boiani, l'avete già sentita qui con me e con noi stamattina Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. C'è anche Morgan in cabina di regia che, come dico sempre, a Chiama Milan è quello che lavora di più perché mette in onda le vostre telefonate. Sì, solo a Chiama Milan, perché altrimenti non lavori praticamente niente. Perfetto, serenità. 0249428479, il numero di telefono sarà anche in sovraimpressione per telefonarci, per essere dei nostri, farci sapere insomma cosa ne pensate di questo Milan che è davanti a tutti a quota 16 punti, davanti a un mini trenino di 3 squadre a quota 15, perché il Napoli perde, la Roma perde contro l'Inter che aggancia le altre due e il Milan fotografia, dillo di un musetto, musetto davanti. Diciamo che eravamo già stati primi, però così. Però in solitaria, così ha un altro effetto. Sì. Tra l'altro, Bea, con la possibilità, venerdì sera, dovessimo in qualche modo vincere contro il Pisa, di essere a più 4 e guardare tutte le altre. Belli in panciolle. Sarebbe clamoroso, sarebbe bellissimo. Adesso non lanciamoci troppo avanti, dobbiamo ancora parlare di questo Milan-Fiorentina. Insomma, una partita che è stata una partita, posso dire, bella, non dal punto di vista... Bella. No, non dal punto di vista tecnico, ok? Perché abbiamo visto tanti errori, pochi tiri in porta, ok? È stata una partita... Cioè, è stato bello viverla dal mio punto di vista, perché era una partita che sentivi che pesava, sentivi che dovevi prendersi 3 punti, che eri rimaneggiato. Cioè, è stata una cosa... Non lo so, a me è piaciuto vivere la serata di ieri sera, non so te, Bea. Sì, diciamo che è pesata per come arrivavi, l'ho detto anche ieri sera nel post, per come arrivavi proprio dal punto di vista, fisico. Per ultimo abbiamo perso Loftus-Cheek per affaticamento, proprio l'abbiamo saputo alla super vigilia, no, della partita. Tutta la sorta di nube che c'era intorno a Pioli, le 500 presenze, il compleanno, poi lui ci ha messo il carico se c'è un Dio. Quindi diciamo che era una partita in cui aleggiava, sai quando aleggia proprio quella la nube cappa di Fantozzi, Cabala, no? La cappa di Cabala. E quindi, considerando poi come si era messa, perché quando la Fiorentina segna l'1-0, per me, posso dirlo, immeritato, che è immeritato, ho detto, qui. E invece poi Leao ha fatto quello che tutti gli richiedono sempre, cioè ci ha preso e ci ha fatto vincere, perché vincere. Per me senza quel gol, onestamente il primo, sul rigore poi ne parleremo, senza il primo gol per me quella partita non finisce così. Non so se la perdiamo, però vincerla, perché loro erano proprio in un momento di... così,
Sì, si sentivano belli tronfi, Sì, come sì, dici sì, sempre sì. tu, Bea. Luca Sacco ci ha donato 2,49 €. Siete i migliori, vi amo. Grazie mille, Grazie. Bipio, e siamo noi. Bea, non diciamolo troppo forte, ma è un paio di chiama Milan che riusciamo a fare senza il Ma dramma più di un apocalittico. paio, dai, Senza il dramma più di un apocalittico. paio. No, ma infatti. Il buon Fede, che saluto, ci scrive: ringraziamo Pongracic per aver provocato Leao. Allora, io vorrei andare Forse solo Pongracic che io ieri però sera ha ieri provocato. sera vorrei andare. Sì, ieri sera tra Pongracic, Ranieri, eccetera, lasciamo perdere. Guarda, il migliore della Fiorentina per me a livello di atteggiamento e comportamento con gli avversari è stato Ken ieri sera, che è stato il più sono tranquillo e d'accordo. sereno. No, vorrei andare da Leao e chiedergli cosa ti ha detto. Perché è stato lì a, diciamo, stuzzicarlo e pizzicarlo Ma a lungo. Per me poi andiamo al telefono. Pongracic è stato semplicemente la punta dell'iceberg, perché Leao veniva da 2 settimane in cui si è tosto. parlato come al solito solo di lui, ma andiamo al telefono. Pronto? 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 Buongiorno, complimenti a tutti ragazzi e buona giornata. Sono Massimo da Magione, già ho chiamato altre Ciao, volte. Ciao, Massimo. ciao. Sentite ragazzi, volevo segnalarvi una cosa. Non so se la pensate come me. Leao, secondo me, è stato anche stimolato dalla grandissimo professionista anche di Modric. Io ho visto Modric fare una vinculata, scusate il termine, all'indietro, recuperare un pallone da un'ovazione del pubblico. Sì. L'ho visto aggredire avversari, l'ho visto anche parlare con Leao e stimolarlo. E poi l'ho visto anche Leao che a un certo punto, prima di uscire, si è prodigato dietro a dare una mano. Volevo sapere che ne pensate, se questo fuori classe può dare una mano anche su questo punto di vista, sulla motivazione dei giocatori a farli rendere un po' di più. Va Grazie, bene, buona grazie. giornata e complimenti a tutti. Ciao, Grazie, grazie ciao, Massimo. Ciao. Allora, intanto ringrazio Riccardo che si è abbonato qui con noi, in realtà al Grazie. simbolino del 2, quindi è un po' di anni che è con noi. Grazie Riccardo, anche Simone che è con noi da 42 mesi, quindi sei il migliore. Grazie mille. Per il 42esimo mese ci scrive Modric che faceva battere le punizioni a Bartesaghi. Questa cosa, tornando a quello che ci ha detto Massimo, di Leao e Modric, io non so se voi avete avuto possibilità di vivere anche un pochino il post partita. Io non so quello che inquadrano del post partita, ok? Ma c'era Modric che dopo aver esultato come un matto per la vittoria, perché ragazzi, Modric quanto si vede che è uno che è arrivato a vincere il pallone d'oro e tutte quelle Champions, E ha vinto tutto. per un motivo, perché è uno che a Milan-Fiorentina 2-1 del 20 di ottobre si è inginocchiato ed era commosso a fine partita. Milan-Fiorentina 19 di ottobre, per farvi capire chi è Luka Modric. Ma poi è andato da Leao, a parte che Leao l'hanno un po' ringraziato tutti, ma i due sono stati a chiacchierare a lungo, cioè hanno parlato a lungo tra di loro, si abbracciavano, si scherzavano anche con Modric che ha provato a sollevare Leao, poi Leao ha sollevato Modric con un altro risultato, diciamo. È stata una bella scena e io credo che davvero a Rafa serva questo clima positivo per sempre puntare ad alzare il livello, sempre con l'idea di alzare l'asticella, ok? Però ci deve essere un bel clima per alzare l'asticella, Sì, non sono deve d'accordo. essere... Non deve essere... Ma, guarda, credo che la situazione di Leao sia sempre una situazione molto discussa, no? Nel senso che comunque lui è un giocatore che sin da prima, perché io ve lo ricordo, cioè adesso siamo lì che diciamo 7 milioni, prende il più pagato, ma anche prima che lui rinnovasse quel benedetto contratto e la situazione è che era diversa. Quindi su di lui c'è sempre tanta aspettativa, perché comunque le doti tecniche sono dalla sua parte, le doti fisiche pure, voglio dire, non è che lo dobbiamo presentare noi Leao, però quel clima di continua pesantezza che è attorno non lo aiuta. Cioè, nella vita non è che tutti sotto pressione rendono al meglio. Ci sono delle persone che sotto pressione rendono al meglio, delle persone che sotto pressione rendono peggio. Ora, io non è che vi dico che le 2 settimane brutte che ha passato non lo abbiano stimolato ma non è sempre l'unico modo, sottolineo l'unico, per aiutare questo ragazzo. Ci sono delle volte che può aiutare questo clima, delle volte che invece questo clima danneggia. Quindi io
provo sempre a dirlo, poi vengo ascoltata, mai, però io tento sempre di dirlo nei momenti positivi. Sì, fai bene. Grazie a Paolo, che a parte che ha un nome che per il Milan ha una certa valenza, per l'8º mese, che è un numero che per il Milan ha una certa valenza, un saluto a Bea ed Enrico. Paolo, grazie davvero, Paolo. Grazie davvero di cuore. Ma lo capiamo, Bea, il fatto che non sia stato semplice dalle parole di Salmacher. Cioè Salmacher dice: Rafa, passare le 2 settimane che ha passato, oltre all'infortunio che aveva avuto prima, tornare e fare 2 gol così, bisogna solo dirgli bravo. Guarda, te le recupero se vuoi. Grazie, sì. Te le recupero perché sono delle parole abbastanza, per me, simboliche. Giustamente Augusto ci dice: trovami un numero tra i primi 11 nel Milan che non abbia una certa valenza. Però c'ha ragione anche lui. Da quando abbiamo finito la partita contro la Juve abbiamo detto a Leao che qualsiasi cosa sarebbe successa noi saremmo stati dietro di lui. Siamo molto orgogliosi di lui. La gente pensa che per noi è sempre facile perché dobbiamo giocare a calcio, ma ci sono le emozioni. Ecco, questa qui stamperei. Vedere Rafa passare un momento difficile così e poi tornare in campo e fare questa partita qui, bisogna solo dirgli bravo. Per questo vi dico che capisco che siano degli iperprivilegiati, che sono dei ragazzi che fanno il lavoro che probabilmente ogni sportivo amante del calcio vorrebbe fare, però sono sempre degli esseri umani che leggono e vedono tutto, nonostante poi dicano che non leggono, non si interessano. Non è vero. E quindi bisognerebbe comportarsi con un po' più di... io non dico che, perché in tanti mi avete scritto anche su Instagram, è adesso Cassano. Ma Cassano, non è che bisogna dire che Cassano non deve parlare di Leao. Cassano, lasciatelo parlare di Leao. Ha parlato di Leao come ha parlato di altri 1000 giocatori durante questa sua carriera da opinionista. Ma i tifosi del Milan dovrebbero avere un attimino più di riservo verso questo giocatore. Poi io non voglio insegnare niente a nessuno, però non è che dobbiamo insegnare a Cassano a difendere Leao, ma chi se ne frega di Cassano. Anzi, se probabilmente leggessimo un po' meno le sue parole, magari gli daremo anche meno importanza. Però i tifosi del Milan magari un po' di buon cuore in più. No, sono d'accordo. Ragazzi, il telefono è libero, quando volete 0249428479, aspettiamo le vostre telefonate. Angelo ci scrive, intanto io leggo anche la chat: un monito alla dirigenza, a gennaio allungate la rosa ad Allegri. Dalle parole di ieri di Tare, sembrava abbastanza convinto di aver creato una rosa numericamente così. Poi è chiaro che è anche un unicum avere così tanti tra l'altro 2 dei giocatori più forti, quindi hai avuto anche sfiga, si può dire, però non è lunga, nel senso, appena hai uno stop, ad esempio a Tekame, che per me ieri sera non ha fatto male, però se non c'è Salmacher c'è Tekame. Poi capisco che abbiamo solo la Serie A quest'anno, però bisogna un attimino rifletterci su. No, ma infatti il punto credo sia anche quello. È ovvio che bene aver vinto con la Fiorentina, poi però dopo il Pisa, che comunque è una partita da affrontare, c'è l'Atalanta a Bergamo e la Roma, quindi insomma non sono partite banali, ecco. Speriamo di recuperare qualcuno, perché onestamente... Sì, ovvio che Pulisic e Rabiot impossibile, ok? Ma un Kunku, Loftus-Cheek e Stupinian recuperarli schifo non farebbe, ecco, perché ci servono, ragazzi, è poco, anche perché è il primo, tra l'altro, il primo periodo in cui abbiamo anche una partita in mezzo alla settimana, cioè l'infrasettimanale, e quindi bisogna fare sì che si recuperi. C'è un altro ascoltatore in linea, lo andiamo ad accogliere. Pronto? Ciao, pronto, Andrea, milanese e milanista. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, vi volevo fare questa domanda. Secondo voi, allora, premesso che con i centrali in questo momento sembriamo aver raggiunto un certo livello di equilibrio e quindi non andrei a toccarli in questo momento, ma la mia domanda è molto semplice, più una provocazione. Secondo voi, uno come Maguire, perché per me è un mio pallino, in Serie A, soprattutto nel contesto del Milan, a guidare una difesa, non me ne voglia il buon Matteo Gabbia, come farebbe?
Bella domanda. Per me Matteo Gabbia è l'ultimo di quelli da sostituire in quella difesa, però... Su Maguire, guarda, Maguire per me ha avuto e ha la sfortuna, come i 50-60 giocatori di questi 3-4 anni, a essere passato in quella carneficina calcistica che è stato il Manchester United, molto simile al Milan dell'anno scorso. Non penso sia un cattivo difensore, è ovvio che ha delle caratteristiche per cui gli devi mettere vicino uno molto rapido, uno che faccia certi movimenti, perché è uno che, come hai detto tu, guida la difesa. Io tra i due tengo Gabbia, poi non so te. No, penso anch'io, però diciamo era un innesto che mi ha sempre conquistato, diciamo. Okay. Grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao. Non so, io se devo sostituire qualcuno in quella difesa 3 non sostituisco Gabbia, ne nemmeno sostituisco io. un altro. Però per carità, cioè ne riconosco che stiano facendo bene, quindi se proprio devo, no, Gabbia. Ma anche perché Gabbia, cioè, ragazzi, cioè, teniamoli questi ragazzi qua, cioè i ragazzi italiani, milanisti, attaccati. Cioè, Sì, Matteo deve stare qui. Io veramente, se proprio devo cambiare qualcuno in difesa, mi sposterei a sinistra. A sinistra. E Pavlovic ieri non ha fatto una super partita. Ma non è che ieri, cioè per me il suo livello è quello, cioè è un giocatore che non sta facendo male, sotto Allegri sicuramente migliorato come tutti, perché tutti rispetto a quella specie di minestrone scaduto dell'anno scorso, possiamo dire che era un minestrone scaduto, lo dico io, dall'anno scorso fanno meglio, però sinceramente non è il mio difensore dei sogni. Ecco, al di là poi non mi soffermo sugli errori singoli che ieri sera in quel calcio d'angolo, cioè sono cose che possono anche capitare, però tendenzialmente non è il mio difensore che dici wow, sogno che lui sia il titolare del Milan per 10 anni, ecco, no. A proposito di difesa, intanto in chat saluto SD che, non so se lo sai, Bea ha vinto la giornata di fantacalcio corrente perché Audero ha parato un rigore e Baschirotto ha segnato nella partita di stasera Cremonese-Udinese. Non so se lo sapevi, che la Cremonese vincerà con un rigore parato di Audero, un gol di Baschirotto, quindi gli facciamo i complimenti. SD, dicevo, a proposito di difesa, ma l'ingresso di De Winter? Ecco, cioè, sinceramente... A me mi ha stupito ieri De Winter. Ecco, sinceramente, pensiero ce lo farei. Ma Te perché da schierare il titolare? a me sembra sempre molto ordinato e focalizzato. Poi, per carità, anche lui, se Allegri non lo schiera titolare, avrà i suoi motivi, così come altri. Ieri penso che abbiamo capito perché Samuele Ricci non è il titolare del Milan. Io poi, dopo una partita così, onestamente non mi va neanche di parlare male di alcuni giocatori. Però se Allegri fa delle scelte, io penso che si veda poi sul campo perché le fa. Ecco. Però a me non dispiace De Winter come sta gestendo. Che altro è entrato con una cattiveria, è andato a prendersi 1700 contrasti aerei, duelli aerei, ma poi quando andava di testa, cioè, proseguiva, andava a prendersi il pallone che colpiva, andava, insomma, ha provato anche, tra l'altro in un'azione, un suo recupero aveva, se Fofana anche lì invece di tirare Yusuf, però lui se non fa un tiro, se lui non fa un tiro al secondo anello a partita, la gara non è omologata. Io ho capito così. Beh, anche quando si è messo il pallone sotto braccio per il rigore. Ma poi Allegri che in conferenza dice anche Fofana è un buon rigorista, e Fofana, quando io l'ho visto col pallone sul dischetto, ho detto no dai. Io onestamente non so a casa, io dopo le ultime, cioè dopo il rigore sbagliato da Pulisic, io pensavo andasse Luka Modric. Anch'io pensavo andasse Modric. Poi io anche quando ho visto Leao non ero tranquillissimo. No. Perché poi ho detto dai, ha fatto un gol, adesso se sbaglia, ma poi se sbaglia, no. Sì, vabbè, è andata bene così. Grazie ad Andre Lat che si è abbonato per il 5º mese. Dopo Mike il capitano dovrà essere Matteo Gabbia. Anche perché Mike, cioè, in porta, anche ieri sera, no, si è visto quando c'era qualche situazione un po' surriscaldata con l'arbitro, spesso andava Modric. Non so se ne sei accorto. Sì, perché il portiere è là. Cioè,
Poi vabbè, Mike, insomma. Fatto morire da ridere Sappiamo. Magnan quando Marinelli a una certa gli ha, per parlare con lui, gli ha tipo preso qua il braccio, e Magnan tipo ha guardato il braccio e poi ha fulminato Marinelli, e poi dopo si sono chiariti, due si sono, però ha fatto morire da ridere Magnan, che ha anche dribblato Ken a una certa, impazzendo. Io, allora, sarà che ce lo chiedete sempre come format, poi non l'abbiamo più fatto perché non lo guardavate, quindi siamo sinceri. Le 10 cose che non sai di Mike Maignan, andatevelo a recuperare se volete su questo canale, perché io racconto come lui volesse fare il centrocampista. Cioè a Mike piaceva proprio giocare a calcio. Quindi ieri sera, quando ha fatto quel dribbling su Ken, io penso che si sia sentito proprio... Sì, vivo. Galvanizzato. Si è sentito vivo. C'era una domanda di Alura. Domanda per Eric. Compriamo Pongracic per provocare Leao ad ogni partita? Ma io spero che questa roba, non di provocarlo naturalmente, ma di tenerlo vivo sempre, la faccia Modric. Anche Rafa ieri ha detto, Modric quando è arrivato a Milanello mi ha abbracciato e mi ha detto che mi avrebbe aiutato. Io ci credo tanto in questa coppia, che è la coppia più, diciamo, impronosticabile del mondo, credo, perché sono proprio i due mondi diversi di vedere il calcio, no? E anche generazioni diverse. E generazioni completamente diverse, ma mi affido a loro due, cioè mi affido alla funzionalità della coppia perché per Modric non c'è bisogno, ovviamente. Non penso che Modric abbia bisogno di Leao, magari sì, un po' di energie, di leggerezza nel suo finale di carriera. Più a Leao serve Modric, ti direi. E già Modric ieri... serve a tutti. Modric serve a tutti, sì, però direi che finora nella partita di ieri, insomma, questi due, anche ieri Modric, ragazzi, cosa vogliamo dire? Niente, su Cioè, Modric... io quando l'ho visto inseguire Fazzini da dietro, andare a prendergli il pallone, ho detto vabbè, ma Modric clonatelo. è un giocatore da quel Milan lì. Cioè è proprio il giocatore da quel Milan lì che noi, per carità, in passato ne abbiamo avuti troppi, penso che ne stiamo ancora pagando nella serie. Voi avete visto tutta quella roba adesso. Perché onestamente l'altro giorno mi era capitato un video del Milan 2004-2005 che, per carità, annata finita in maniera nefasta, però guardi e dici ok, cioè boh. Quindi capisco che, insomma, abbiamo visto troppo. Modric per me è quel giocatore che poteva stare perfettamente in quel Milan lì, e si vede che fa parte di un calcio di un'altra epoca, di un'altra generazione, perché, cioè, nel senso, io adesso non voglio parlare male di giocatori che non ci sono più, no? Ma Kyle Walker l'anno scorso, che è arrivato qui come se fosse Roberto Carlos, no? Poi le prime due partite ci è sembrato Roberto Carlos perché eravamo abituati a Emerson Royal, e poi cioè quello che a me piace Luka Modric non sono i piedi, cioè quelli mi piacciono dal primo giorno, penso che l'abbiamo visto giocare a questo sport, no? Ma è proprio tutto come lui vive il calcio. Cioè lui è arrivato qui dal Real Madrid vincendo tutto, con un pallone d'oro, però gioca come se dovesse ancora conquistarsi tutto. Cioè non è venuto qua a far la sfilata. Morgan, ci scrivono, Nicola, che ha il telefono da 10 minuti. È tutto ok a livello di... È tutto ok? No, nel senso che sta provando a chiamare, credo. Dimmi se è tutto a posto col telefono, perché se abbiamo magari qualche problema adesso proviamo a risolverlo. Vabbè, proviamo a capire se riusciamo a risolvere questo piccolo inconveniente. Dicevi, scusa, Bea, di Modric? No, dicevo che, cioè, al di là del calcio, è proprio il modo in cui lui è arrivato a Milano. Cioè, quanti giocatori abbiamo visto in questi anni, ma non solo al Milan, anche in Serie A, no? Arrivare in Serie A da, tra virgolette, vecchi e fare un po' la sfilata, no? Della serie. Vado in Serie A, tanto sono il più forte di tutti. E invece Modric è un'altra cosa, cioè tutto parte dall'atteggiamento, perché il suo calcio non è che dobbiamo spiegarlo noi, no? Cioè lo spiega lui da anni. A me piace questo di lui. Sì, vabbè, ma uno che vince il pallone d'oro nell'epoca di Messi e Ronaldo, come giustamente prima ci scrivevano in chat, cioè deve avere due attributi importanti. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, sono Angelo, mi sentite? Ciao Angelo, Ciao, sì, ti Angelo, sentiamo. Ho poca batteria, per cui sarò brevissimo e Vai. telecanico.
siccome ho passato una nottataccia perché non sono stato bene. Mi spiace. Caspita. Vabbè, comunque io volevo solo dire due cose. Su Modric, per me Modric lo vedi tutto quando fa quel recupero di forza, cos'era, su Fazzini? Sì. Sì. Cioè praticamente voglio dire, quello che commentava ha detto non dico niente sulla differenza di 18 anni. Che non Però, sembrava. Sì, ma poi voglio dire, correva più di lui. È una cosa incredibile. E poi volevo spezzare una lancia per Bartesaghi, posso? Vai. A me è piaciuto, tenendo conto che non è che avesse uno qualsiasi di lì, insomma, cioè, c'era Dodò. C'era Dodò, che era uno che riusciva a mettere in difficoltà a volte anche Teo, cioè, quindi. E poi spero che sia finita la telenovela Leao. Angelo, quella è una cosa quella è una telenovela interminabile fino all'ultimo giorno in cui Leao vestirà la maglia del Milan. Voglio dire, io quando l'ho visto andare a battere il rigore ho detto oddio. Confesso che non l'ho guardato. Ho girato la testa dall'altra guarda, prima un parte. ascoltatore in chat ci ha scritto: spero che se ne parli tanto quanto quando lui fa male. No, comunque adesso vi do una battuta e poi vi saluto. Vai. Ieri pomeriggio c'è stato, sapete, no? Como Juventus, no? Sì, a mezzogiorno e mezzo. C'era presente Suma, no? E alla fine ha detto, adesso l'argomento di parlare per la settimana l'avete, perché mi lascerete in pace. Nel senso che adesso parlate della Juventus. Grazie Angelo, ti salutiamo. Ciao. Ciao. Sì, della Juve non parlerei troppo, nel senso che problemi loro, chi se ne frega. Forse l'unica roba che si potrebbe dire proprio per questo era da vincerla quella prima della sosta, mannaggia. Ma ragazzi, cioè, è andata così. A chi me, se ne frega. io vi dico una cosa. Allora, io il mio pensiero sulla Juve me lo sono fatto la sera di Juve-Inter. Quindi pensate, no? Cioè, mega vittoria, tutti gasati. Perché in quella partita lì, va bene che di là c'era l'Inter, quindi per carità ci sta che subisci gol, ma quando ho visto giocare la Juve in quel modo ho detto vedo sensazioni e cose del Milan degli ultimi 2 anni, perché è una squadra che subisce così tanti gol non va da nessuno, cioè io per carità poi non so se cambieranno Tudor, però è proprio ho rivisto quella cosa che vinci le partite a volte 4-3 e poi le perdi male, come hanno perso a Como. Cioè la partita che loro fanno a Como a me ha ricordato tanto alcune partite del Milan. Sì, è vero. C'è un altro ascoltatore, rispondiamo. Pronto? Ciao ragazzi, sono Rocco. Buongiorno ciao. al fantacampione, ben ritrovato. Va bene. Dico un paio di cose velocissime. Vai. Quanto hai esultato alla doppietta di Rafael Leao? Diccelo. Tanto, e poi dopo 30 secondi mi sono accorto che non avrei dovuto esultare, però questo è un altro discorso. Quindi volevo dire una serie di cose, faccio in frettissimo, vediamo se ce la faccio. Allora, prima di tutto ho sentito lì, prima parlavate di Pavlovic, ragazzi, non scherziamo neanche, brutto parlare male dei nostri giocatori, però sto facendo un video per ogni strafalcione che fa. Ma no! E ho la memoria piena, dico solo questo. È un giocatore, non è né da Milan né da una squadra di Serie A di media alta classifica. Cioè, in ogni cosa che fa, il passaggino e l'intervento, cioè è veramente una roba imbarazzante, e anche ieri ho dimostrato. Però io penso che se ci sarà un dell'Inter che esca fuori un po', cioè, presto perderà il posto, spero, perché sennò vorrei dire che qualcuno dall'alto lo vuole far giocare a tutti i costi, perché Max non prenda bagli da quel punto di vista. Poi Gabbia ieri un'altra prestazione da leader. Sì. Voglio far notare che è l'unico che è andato e non ha pensato a sbracciare il risultato con Rafa, ma gli ha rimesso, gli ha bloccato la maglia che stava. Sia lodato Matteo Gabbia. E quelle cose lì le fanno persone come, mi viene in mente Puyol, questa gente qua, non che sia forte come Puyol, ma ha quel cuore lì da davvero milanista, davvero leader. Poi Bartesaghi
io direi che abbiamo tanto criticato, ma non è che ci volesse molto, ma mi sembra 2 o 3 spanne sopra Stupinian. Cioè ragazzi, se Stupinian ha solo un bel tiro in porta, sinceramente per fare quinto centrocampo / terzino parli tutta la vita, e questo fa capire il livello di Stupinian, l'ennesimo giocatore scarso che hanno preso in queste dirigenza. Vi faccio notare Tomori, che sono 2 anni che era depresso, cioè lo vedevi in campo depresso completamente, sempre col broncio, quando Sempre giocava nervoso non giocava. anche. Esatto, sempre nervoso. Adesso è tornato quello dei tempi di quando c'era Paolo, e questa è sicuramente la pura Max Allegri, perché non ci sono altre spiegazioni. Adesso quando finisce la partita e vinciamo esulta come un matto, cioè si vede proprio che Sì, è uno della tornato un vecchia po', guardia. è tornato un Esatto. po' a vita. a anche lui. gioire per la squadra e per il fatto stesso di giocare. Poi senza Rabiot ci siamo resi conto che non abbiamo una marcia in meno, soprattutto mi sembra di aver visto, non abbiamo la capacità di interpretare le fasi della gara, come quando abbiamo Rabiot, quando bloccarci, quando spingere un po' di più, e quello è. Poi un'altra cosa volevo dire, poi magari molti milanisti diranno no, non è vero, però bisogna essere obiettivi. Ieri rigore totalmente inventato, ce l'hanno dato al VAR, che non andava neanche chiamato da regolamento, perché non c'era evidente errore, anzi l'arbitro aveva fatto bene a non fischiare, ce l'hanno dato in compensazione all'erroraccio, che è la penalizzazione dell'errore che hanno fatto nei nostri confronti col VAR, non mi ricordo neanche quale partita. Col Bologna, perché se vedete 100 volte non lo trattiene neanche, gli mette una mano sul collo, e ragazzi, a me non mi interessa, può segnare, essere forte, non essere forte, ma io, un giocatore del mio Milan, pretendo che non faccia quelle sceneggiate. È stata una roba, io mi sono vergognato veramente. Gli ha sfiorato il collo, è andato giù, sembra che gli avessero sparato in faccia, cioè è andato giù con le mani proprio in faccia. È una simulazione gravissima, e hanno ragione quegli dirigenti della Fiorentina, perché poi così tutti i giocatori si sentono in dovere, appena si sentono sfiorati il collo, di andare giù, avere le convulsioni. Cioè ieri aveva le convulsioni, Gimenez l'ha toccato sul collo, aveva le convulsioni. Di cosa stiamo parlando? Quindi bisogna essere obiettivi. Ieri ci è andata bene, Ok. da 0-0, quindi. E niente. Va bene, ti Ciao, salutiamo. ragazzi, complimenti Henry, complimenti, No, per la complimenti a vittoria. te, Ciao, complimenti a te, al complimenti tuo a te. Audero Ciao, e Baschirotto. Grazie, ciao. Ciao. Ma Vedo guarda, che il rigore sta dividendo tanto in chat, allora, io, per carità, a me la cosa che è piaciuta di meno di Gimenez è quando da steso ha provato a calciare Ranieri. Onestamente a me quello non è piaciuto, perché se sei steso e stai facendo lo svenuto, cioè se poi ti metti a dare un calcio, allora Sì. cioè, appuri che stai svenendo per finta. Ma Ranieri è difficile, cioè non farsi provocare da Ranieri è molto difficile. Cioè, Per io mi sarei Ranieri per proprio me è un alzato con provocatore. Ranieri, mi sarei proprio No. alzato con Ranieri, avrei fatto forse anche peggio, anche se un messaggio non da dare, e mi Io dissocio da non me so stesso. se il rigore c'era o no, e per me le regole sono molto complesse da capire bene, quindi mi spiego perché gli arbitri continuano a fare errori su errori. Sì. Perché proprio tu non riesci a capire qual è il metro di giudizio. Perché, non so se lo diceva ieri sera Jack nel post partita, ci sono dei rigori su cui si fa tanto clamore e ci sono meno che altri su cui magari si fa meno No, clamore. no, è vero. Quindi assolutamente io non so così. dirvi se oggi, se ieri sera quel rigore c'era o non c'era in maniera così sicura. Poi che Gimenez sia uno un po' furbetto l'abbiamo capito da Empoli dell'anno scorso, ma vi dico, non è che siamo gli unici ad avere i giocatori così, No, anzi. È ovvio che se sei milanista e sei abituato a un certo tipo di stile, Fa strano. quelle cose lì ti fanno strano. Però dall'altra parte, se pensi a tutto quello che A come va la Serie A Ecco, oggi, dici, vabbè, cara, per grazie che una ce n'è volta, uno. Esatto. ecco. Prima di andare al telefono, io dico una cosa: per me abbiamo un po' la percezione che fosse un po' un rigore così cos'ha, proprio per la simulazione di Jimenez. Cioè, se Jimenez lì, invece di mettersi le mani in faccia e rantolarsi per terra, tipo si tiene forte il collo e va giù tipo in ginocchio, allargando le braccia, vanno a rivederlo al VAR e il rigore lo danno, ok?
cioè non serviva tutto il teatro di Jimenez per me. Poi magari in realtà in parte ha contribuito, non lo so, però ho questa sensazione qua. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, ciao ragazzi, mi sentite? Sì, Leonardo, giusto? Ciao, sì, Ciao, sono Leonardo. ciao. Ciao anche alla Ciao. Raga, vorrei fare un commento, dato che Jimenez si è guadagnato il rigore della vittoria contro la Fiorentina e che Dovbyk ha sbagliato un gol a porta vuota, meno male che non si è fatto quello scambio. Tu la metti così. Ma in realtà è stato quel periodo lì, io fortunatamente l'avevo già in parte rimosso perché è stato un po' un periodo strano, gli ultimi giorni di mercato con quello scambio. Non lo so, io tra i due, è ovvio che col senno di poi, a parte che il senno di poi ce l'abbiamo a fine anno magari, però sì, ti direi di sì, nel senso che per me uno vale l'altro, cioè non è che perdi, non lo so, Pavoletti e prendi Agüero, cioè ecco, cioè, penso che il livello bene o male sia abbastanza simile, ecco. Certo, ma la Roma poteva pareggiare almeno. Tu dici con Jimenez magari pareggiavano, ci può stare come lettura. Ok. Va bene, Grazie, Leonardo, ciao. grazie. Ciao. Parlava dello scambio Jimenez-Dovbyk che non è avvenuto. Ma guarda, onestamente è difficile dire se Jimenez... Cioè, io non so se facevi un favore alla Roma o no. Il tema di Jimenez per me è molto complicato, nel senso che non fa gol, però in partita c'è, però non fa gol. Quindi non è che ti posso dire... Cioè, e a volte io lo vedo fare degli errori tecnici che dico, però poi entra, si dà da fare. Cioè, è difficile dare un giudizio per me unico, perché non... Cioè, certe cose le fa bene, certe cose non le fa, però compensa abbastanza. Vero è che non possiamo sempre solo giudicare un attaccante dai gol, se fa anche la prestazione, però non possiamo neanche giudicare solo la prestazione e dimenticarci che non fa gol. Cioè, quindi per questo vi dico, è difficile. Lo so che nel calcio di oggi o sei tranchant o non ti ascolta nessuno, però su di lui è difficile essere tranchant, perché davvero non puoi dire sta facendo male, ma non puoi neanche dire sta facendo benissimo, perché ragazzi, cioè, siamo seri. I gol un attaccante deve fare. Però la prestazione rispetto magari a altre gare, anche del finale dell'anno scorso, le fa. Sì, poi ieri ci si è messo anche De Gea che ha fatto una parata allucinante su quella girata molto bella. Sì. Però sì, i gol ancora non arrivano. Asci Milanista ci dona 5 euro. Se non hai disponibilità sulla palla e allarghi il braccio agganciando l'avversario nell'area di rigore, sei ingenuo tu, è rigore tutta la vita. Ma guarda Asci, io sono in parte d'accordo con te, cioè io credo che l'intervento di Parisi sia sciocco, ok, e sia punibile anche con rigore. Il teatro fatto da Jimenez, dal mio punto di vista, ha quasi rischiato di non farlo assegnare. No, invece per me l'ha segnato proprio per quello. Dici? Non so chi lo scriveva in chat. Purtroppo, cioè, nel senso, io lungi da me essere d'accordo con chi ha detto, cioè chi ha gridato allo scandalo, perché ragazzi, se questi sono i rigori scandalo, siamo qui fino a domani a dire gli altri. Però purtroppo in Serie A se non fai certe cose e non va bene, e non va bene. No, ma infatti. Però per me il problema è anche che l'arbitro è stato richiamato al VAR. Cioè è lì che il regolamento viene cioè è fumoso il regolamento, perché l'arbitro viene richiamato al VAR? Cioè, perché? È lì, capito? Però ripeto, vediamo delle situazioni diverse ogni giornata, cioè ogni volta c'è un caso diverso dall'altro, no? Sai quando si dice si crea sì, il precedente, c'è 1700 precedenti. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, sono Ivan da Bergamo. Ciao Ivan. Ciao. Allora, no, volevo fare delle considerazioni o sentire il vostro parere. Allora, io il primo tempo ieri mi sono arrabbiato molto, ma più che altro perché, viste tutte quante le assenze che c'erano, secondo me
cioè a calcio io fin da piccolo mi hanno sempre detto che senza centravanti non si può giocare a calcio. E il Milan del primo tempo era a tratti imbarazzante, ma proprio come manovra eccetera, ma più che altro perché Leao sa fare tutto in campo in avanti a parte il centravanti, non fa un movimento che sia uno da centravanti, proprio forse l'ha fatto nella prima giornata, non mi ricordo, che ha tagliato eccetera. Basta, poi per il resto è tutto tranne che un centravanti. È entrato Giménez, è cambiata la partita, ma un po' di tutti i giocatori, di centrocampisti, anche di Modric, perché Modric il primo tempo sinceramente non è che mi è piaciuto tantissimo, però con un riferimento davanti è tutta un'altra cosa, quindi secondo me quello è stato fondamentale per la rimonta di ieri, e secondo me poi il rigore, una cosina sul rigore, per me quello lì può essere rigore, è rigore perché Parisi è proprio premeditato quello che vuole fare, cioè guarda Giménez e allarga il braccio, poi lo prende, vabbè, fa la scenata teatrale, però secondo me lo prende. Sì, ma anche per me. Va bene Ivan, grazie. Parliamo dell'attaccante adesso. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a te. Sì, allora, che quando è entrato Giménez un po' tutti si sono ricalibrati alla normalità che c'è stata fino adesso, era normale. Ma Leao sta meglio lì. Anche perché poi Salmaker doveva tecnicamente giocare a supporto di Leao, ma a volte lo vedevamo che si allargava anche lui a sinistra. A una certa c'erano, cioè Leao faceva movimenti non da attaccante come volete e andava, diciamo, verso la sinistra, convergeva a sinistra perché è abituato a giocare lì. Sì. Salmaker alla sinistra, Bartesaghi a sinistra. Quando Leao fa non il cross, quello che sbaglia in contropiede, ma prima ancora c'è un'azione in cui prova a mettere una palla in mezzo, dentro l'area sta arrivando come può Fofana, punto. Ma è quello il problema, cioè... Quindi che con l'ingresso di Giménez sia poi un pochino cambiato tutto dal punto di vista proprio tattico, indubbiamente. Anche quando partivi in contropiede, cioè o la palla andava sui piedi di Leao, o la palla andava sui piedi di Salmaker, o la palla andava sui piedi di Modric. Il resto, alla fase offensiva, contribuiva fin lì. Vi svelo però un segreto. Allegri, nelle situazioni perché l'ho notata e l'ho anche detta in audiodescrizione questa cosa, Allegri nelle situazioni di palla inattiva per la Fiorentina in attacco, quindi corner, rimesse laterali in zona d'attacco per la Fiorentina, lo vedevo che chiamava Leao e gli chiedeva di stare in ripartenza più largo, cioè di fare il suo, tra virgolette, perché sa che se parte in contropiede non può partire in contropiede da destra perché non è abituato, quindi gli chiedeva di allargarsi sempre più sulla sinistra. Ora io non so se Allegri ha davvero in mente di giocare o senza centravanti oppure con questa soluzione ibrida in cui i centravanti li fanno le mezzali in attesa di Rabiot, Fofana o chi per loro. Però insomma è indubbio che con l'ingresso di Giménez proprio tatticamente la squadra è cambiata, Sì, ti sei è tornata un po' sulla sua base. Ti sei normalizzato. Io non credo che sia stato Santiago Giménez in sé a svoltare la partita, con tutto il rispetto. No, l'ingresso di un attaccante. Ti sei un attimo normalizzato, perché comunque come è iniziato, cioè c'era Leao là, ogni tanto riceveva questi palloni alti. Però anche il contropiede del primo tempo, no? Quando parte Leao, Salmaker Leao, poi la mette in mezzo. Quello, capito? E non c'era nessuno. Massimo scrive: Raffa non è un centravanti, ma ieri si è messo a disposizione dell'allenatore di tutti e dategli merito, un merito in più. Io sono d'accordissimo. Io ieri ho visto Raffaele Leao anche a livello proprio di attenzione sulla partita di un altro livello rispetto al Leao decisivo ma di qualche anno fa. Cioè l'ho visto con un'attenzione un po' diversa. Poi è sempre Rafa, cioè non è uno che corre 15 km, ok? Però l'ho visto con un'attenzione un po' in più. Ecco, un po' in più. È andato anche a fare una scivolata alla bandierina, che sono robe che quando le vedi dici che è successo. Speriamo che insomma questa cosa gli abbia fatto bene. Di De Winter abbiamo parlato. Sì, abbiamo già parlato. Abbiamo parlato ampiamente, ben detto, cioè per me è entrato con una cattiveria agonistica incredibile. Nkunku Under the Mask ci chiede: è rotto? Sì, ha questo problema all'alluce,
ha Sì, detto però Allegri. rotto mi sembra un parolone. Sì, rotto no, un problema a un piede, speriamo che per il Pisa lui e Loftus-Cheek possano tornare per la panchina, perché altrimenti non abbiamo i giocatori. Morgan, ci chiedono se è occupato, non vedo nuovi ascoltatori in linea. È tutto a posto, ci dicono. E allora prova a chiamare, Prova Fede. a chiamare, Fede, prova a chiamare. No, di Rafa abbiamo detto. Dobbiamo parlare di qualcun altro, vi sto dimenticando qualcuno. Di Bartesaghi abbiamo parlato. Di Centrocampo, vabbè. Modric abbiamo parlato. Di Fofana forse non abbiamo ancora... Fofana Ricci non è Rabiot, cioè io sono d'accordo con chi prima aveva telefonato, l'assenza di Rabiot si sente perché Rabiot è un giocatore di un altro spessore, con tutto il rispetto per chi ha giocato ieri. Ricci non lo so, lo vedo un po' scolastico, non sto dicendo che fa male, capisco se non gioca, cioè capisco che magari è un buon È un po' ingresso. dietro nelle gerarchie. Sì, cioè rispetto ad Adrien Rabiot, a parte che tutti rispetto a Rabiot, cioè, a parte Modric, sinceramente, cioè se Allegri dice ok, giocano Modric e Rabiot, poi vediamo, cioè io lo capisco. Infatti Yashari, io ve lo dico da un mese, io sono curiosa di capire cosa succede quando rientra Arno Yashari, perché in chat vi vedo già, oddio, quando rientra Pulisic Leao, perché tanto si parla di quello. Ma quando rientra Yashari io sono curiosa di vedere cosa succede. Luigi scrive: penso a sta squadra con Tonali e Teo. Io non ci penso, se no mi viene da piangere. Ragazzi, andiamo al telefono, pronto? Ciao ragazzi, sono Fede. Ciao Fede, ciao. Ma se parliamo di te e Tonali mi metto a piangere, ragazzi. No, ma infatti ho letto il messaggio così, non ne parliamo della partita di ieri, dai. No, io volevo chiedere, ma Leao se fa una live questa sera va bene? Sì, tutto a posto, stiamo lì a vederlo, ci divertiamo, è un grande perché oltre a giocare a calcio fa anche lo streamer, se invece non segna è un cretino perché pensa a fare delle live su Twitch. Vabbè, quello che mi fa specie quando si lamentano di Leao che fa le live, perché allora se un calciatore va a cena fuori e fa tardi va bene, perché non lo vedi giustamente. Lui che fa live streaming dove scherza, ride proprio come un ragazzo, no, ma è sempre quello il problema, perché non è esposto, cioè perché non ti esponi, perché se vai a cena sotto casa con la tua compagna ti vedono quelli che sono lì al ristorante, fine. Se fai una live su Twitch con 4.000 persone ti vedono 4.000 persone, sei ripreso in tutti i social, eccetera eccetera eccetera. È così, è l'esposizione che cambia la percezione. Poi un'ultima considerazione su Rabiot, cioè siamo diventati veramente dipendenti, perché ieri si sentiva la mancanza di Rabiot. Porca miseria, si sentiva. Cioè, come piace a dire a Bea Laura, che ha a centrocampo lui, proprio, no, a parte gli scherzi veramente, si sentiva la mancanza, perché Ricci, secondo me Ricci, lui deve giocare davanti alla difesa, però giustamente Modric però non lo puoi togliere. Anche perché, anche se comunque secondo me Modric un po' più avanti sarebbe anche meglio, però che lo vediamo anche come interpreta le linee Modric, come gli spazi di avversari chiude, comunque è incredibile da guardare Modric. No, è pazzesco, ma infatti tutti che, anche tu adesso l'hai detto, no Fede, Modric un po' più avanti, ma Modric sta facendo il mediano meglio dell'85% dei mediani che c'è in giro, cioè c'ha dei recuperi, ma sia a livello di intercettazioni, perché ci arriva prima, legge prima le linee di passaggio e quindi intercetta, ma anche a livello di contrasti, cioè va in scivolata, contrasti in piedi, con una cattiveria a 40 anni. Ha fatto soltanto un fallo ieri, in tutto il campionato. Cioè, una roba folle, cioè sta facendo il mediano proprio puro, cioè incredibile, davvero. No, è un altro livello, non c'è niente da dire. Vabbè ragazzi, forza Milan. Ciao Fede, un abbraccio. Fede, grazie. Giulietta. Ciao. Ciao Fede, ciao, salutiamo Fede che prima giustamente mi diceva: Harry, sei pronto per Leao If? Sì, l'ho detto anche a Bea ieri sera, usciti dalla partita allo stadio, ho detto la cosa più bella è che uscirà Leao If, e quindi sì, sono pronto. Dobbiamo parlare, credo davvero che abbiamo toccato tutti i temi, non abbiamo toccato, Bea, visto che mancano 10 minuti, il tema insomma dell'allenatore della Fiorentina.
che... Io avrei anche chiuso la live senza parlarne, però. Ah no, ma perché comunque, oggi è il suo compleanno, intanto facciamo gli auguri a Pioli che Gli fa auguri. 60 anni dopo le 500 panchine e l'invocazione del dio del calcio. Io invece ho pensato, se c'è un dio del calcio, perde, infatti. Sì, ragazzi, perché dopo un po' le cose bisogna Ecco, anche dirle. non l'ha presa benissimo. Come al solito, quando viene criticato, ragazzi, cioè nel senso, purtroppo a me spiace dirlo, lo dico senza polemica, a me piaceva molto Pioli per la sua grande umiltà quando è arrivato al Milan, io sono stata una sua grande sostenitrice e poi non so cosa sia accaduto, perché io ho visto un Pioli non più umile, non più in grado di ricevere delle critiche, che se fai questo mestiere, cioè se fai o il calciatore o l'allenatore, devi mettere in conto che sei criticabile. Poi capisco che nel 2025 i modi della critica siano discutibili, perché ci sono delle persone ipercriticate, delle persone sempre salvate. Io credo che lui abbia fatto un cambiamento proprio di atteggiamento che non gli è utile, perché i risultati parlano. Da quando lui ha cambiato questo atteggiamento non ha più fatto bene da allenatore, dato che il suo mestiere è fare l'allenatore. Questo, cioè, tutti dicono, no? Anche Salvatore scrive si è montato alla testa, io non so se sia questo, però è proprio cambiata la persona, cioè anche ieri sera a trattare così Luca Toni, cioè ma sei ultimo, cioè nel senso cioè renditi conto che sei ultimo, ma anche non so quante ne possiamo dire, però sai, quando arriva e dice mettiamo i fogli nello spogliatoio, no? Comunque siamo in estate, Sì, il campionato deve ancora proprio a iniziare, caricare un io po' l'ambiente. avrei evitato, però ma adesso che sei ultimo, andare a litigare con Luca Toni, che tra l'altro tra gli opinionisti che girano in TV mi sembra uno quello dei più meno polemici, tranquillo. cioè non so cosa gli sia successo, cioè è proprio non... No, stranissimo. Grazie a Marco Speranza che ci ha donato 2 euro, un'offerta per il dio del calcio. Grazie Marco. Grazie anche a Luigi che ce ne dona 2,50. Scrive: a gennaio sul mercato faranno qualcosa? Tare ha detto che siamo a posto così. Io non ci credo e credo che Allegri nemmeno, e credo che Allegri esiga almeno un difensore e non so se qualcos'altro sugli esterni, però almeno un difensore. Andiamo al telefono. Pronto? Pronto ragazzi, Davide. Ciao Davide. Ciao ragazzi. Io volevo andare un attimo controcorrente per la partita. Ieri non mi è piaciuta, perché secondo me il Milan con una partita a settimana, io mi sembrava che il Milan andava a tutta potenza in ogni partita, no? Però abbiamo capito che Allegri è quello che veramente, cioè, anche se vinciamo 1-0 va bene, no? Però le occasioni da gol, diciamo lo spettacolo con un San Siro pieno, con i cori, mi immaginavo un Milan un po' più spettacolare, si può dire forse così, spettacolare. Invece siamo stati sulle nostre, abbiamo subito quel gol. Ragazzi, poi Leao, cioè non è che da tutti è stato pure un po' di fortuna, perché ha fatto un bellissimo gol e di là poi il rigore. Cioè non è che abbiamo avuto 7 palle gol. Per questo voglio dire, non sono tanto contento, sono contentissimo per i 6 punti, perché per me ieri era una partita di 6 punti, però l'unica cosa appunto è che non sono stato contento del gioco, però è una cosa che è un po' strana, perché il Milan ha giocato come prima, quando si giocava la Champions, diciamo che il Milan ha giocato, cioè, ha mandato un vibe della grande squadra, cioè, anche se non giochi chissà come, però alla fine la porti a casa. E questo è tanti meriti anche ad Allegri. Va bene, cioè, non sono negativo, sono contentissimo, ragazzi. No, ho capito, Solo ho capito. Che... okay. Va bene, grazie Davide. Dai, ragazzi, voleva forza Milan risponderti. sempre. Ciao. Guarda, io sono, cioè, nel senso, capisco che con una bretta settimana si pretenda di più. Però ieri arrivavamo veramente con l'acqua con l'acqua alla gola, cioè hai perso alla fine Loftus-Cheek, che oddio, sì. Cioè, vabbè, nel senso, comunque è uno da buttare dentro. Ecco, cioè comunque era un cambio in più, cioè la panchina che ieri sera aveva Allegri, cioè, ma la panchina,
Cioè la panchina, io adesso ve la vado a riprendere, la panchina che ieri sera aveva Allegri, perché bisogna leggerla. Cioè è una... Io capisco, È Davide. entrato Valentien alla Cioè, fine, Cioè la panchina di ieri sera del Milan recitava Terracciano Pietro, Pittarella Matteo, De Vinterconi, Gimenez Santiago, Valentien, Odogu e Emanuele Sala. Cioè questa era la panchina di Massimiliano Allegri, quindi cioè, io capisco che ripeto, si pretenda di più perché giochi una volta alla settimana, però torni dalle nazionali che sei praticamente la metà. Ne perdi per strada altri. Quelli che sembravano tornati bene sono tornati con l'alluce, con il pestone, Loftus-Cheek che ha faticato. Quella panchina e dici, cioè, Poi, per me Bea, cioè, era difficile ieri sera. Sì, punto 1. Punto 2, poi io onestamente dello spettacolo, perché anche l'anno scorso e l'anno prima ci hanno propinato sta roba dello spettacolo, no? Che le partite devono essere spettacolari per un San Siro che si goda l'intrattenimento. A me non me ne frega una mazza dello spettacolo. A me interessa vincere le partite ed essere una squadra forte e solida che vince. Perché io credo che in queste prime 7 giornate, nonostante il Milan abbia la seconda miglior difesa, e sottolineo seconda miglior difesa, a me non sembra di aver visto un Milan brutto. No, A volte abbiamo visto un Milan pragmatico, No. abbiamo visto un Milan che ha saputo fare Per di me il necessità Milan virtù. brutto è stato a Lecce il primo tempo, però ad esempio a Udine non è stato Non un è Milan stato brutto. un Milan brutto, col Bologna non è stato un Milan brutto, dai, No. è stata una squadra Con la solida. con la Juve è stata Con la la Juve partita, è stata però una partita che è stata un po' così, orribile. però anche lì le occasioni le ha avute anche con la Juve. Io dello spettacolo non me ne faccio A una parte mazza. che onestamente lo spettacolo è se il Milan gioca bene, non se il Milan vince 4-3. Cioè per me lo spettacolo è il Milan che gioca bene. Cioè il Milan di Ancelotti vero, quello del 2004-2005, 2005-2006. Cioè era bello il Milan, ma anche era bello se vinceva 1-0. Cioè, non è che il Milan è bello se vince 3-2, anzi per carità quelle partite. Cioè Milan bello è il Milan che gioca bene, che convince, che è padrone della partita. Non è il Milan che segna, oddio gli altri due. Esatto. Ecco. Esatto, quindi sarò italiota, sarò difensivista, sarò tutto quello che Non volete. è così difensivista poi, Cioè, Tra l'altro, io onestamente sono felice e mi diverto se il Milan vince e vedo i giocatori che fanno cose belle. Punto. Cioè, a me di vincere 4-0 ogni partita o di fare le partite di Premier League che finiscono 3-3 con 2 gol dall'85esimo in poi. Basta. Perché a far così, ragazzi, partite di Jovic. a far così, ottavi, a far così, a fare le rimonte col Parma, le rimonte di lì, le rimonte di là, ottavi. Augusto, che perla che hai detto. È la cosa che penso sempre io, ma vedi che io e Augusto Quinto siamo sempre sulla stessa, a parte sui cavalli. No, che- ma anche io sono d'accordo, per questo io sono molto felice che Max Allegri sia sulla panchina del Milan. Ma è come se, cioè, noi siamo in un momento della vita in cui, cioè, non ti puoi permettere di andare a mangiare allo stellato, ma sei comunque contento se vai a mangiare in un buon ristorante. Cioè, secondo me siamo lì, sempre per fare metafore sul cibo. Cioè, capito? Cioè, nel senso, non è che non siamo in grado, dopo 2 anni così, di pretendere pure il Milan che gioca. A parte che, ripeto, non è che il Milan gioca Non male. sta giocando male il Milan, ragazzi. Rabiot, ragazzi, torna dopo la prossima sosta. Esatto. Speriamo, Rabiot e perché il Pulisic, soleo- sì. Perché il soleo bisogna stare attenti. Sia Rabiot che Pulisic dopo la sosta. Gli altri 3 spero, se non col Pisa, almeno con l'Atalanta. Ecco. Chi? Estupinian, Nkunku e Loftus-Cheek. Sì, ma io me li aspetto anche venerdì. Cioè, se hanno veramente una botta e Loftus è affaticato. Nkunku Sì. ha l'alluce. Sì. E Stupiniano aveva la caviglia Mhm. e Loftus è affaticato. Vediamo. Speriamo di recuperarli tutti e 3 per il Pisa, ragazzi. Siamo arrivati in chiusura con questa puntata di Chiama Milan. Io ringrazio tutti coloro che sono stati qui con noi. Ecco, un bel agriturismo con i cavalli ci suggerisce Simone.
Grazie Sì, Beatrice dove Sarti. mangi, fai il menù fisso con la Sì, grigliata, bravo, quelle lì. cose lì, che belle. Bea, grazie, ciao. Grazie a voi, a dopo. Un saluto, un abbraccio anche da parte di Enrico Boiani. Salutiamo anche Morgan che ha messo in onda tutti quanti voi al telefono. Grazie a chi ha donato, a chi si è abbonato, a chi ha messo like. Cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi, attivate la campanella, solite cose per supportarci. Ci ritroviamo alle 13 con Lancia, alle 16 col Talk, alle 19 alla stanza dei bottoni, contenuti social, insomma un sacco di cose per voi oggi. Vi preannuncio un Mister Bottoni gasato per bello Max gasato, Allegri. bello gasato, finalmente. Grazie, ciao, a dopo. L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo.